Ciao a tutti ragazzi, bentornati, io sono la Fra e oggi sono qui con un video per trattare uno degli argomenti più importanti e centrali all'interno della saga di Metal Gear Solid, ovvero la rottura della quarta parete. Il contenuto di questo video sarà frutto delle mie ricerche personali e vi ricordo ovviamente che conterrà spoiler sui vari capitoli della saga. La saga di Metal Gear Solid si è da sempre contraddistinta per alcune particolarità narrative che l'hanno resa un prodotto molto particolare, quindi allo stesso tempo molto apprezzabile ma anche detestabile. Anche chi non ha mai giocato la saga sicuramente avrà sentito parlare di Hideo Kojima e della sua passione per raggiungere nuove frontiere nel videogioco, ed in particolare per la sua passione di abbattere la quarta parete. In questo video voglio proprio analizzare l'utilizzo di questa tecnica all'interno dei videogiochi, in particolar modo di Metal Gear Solid, e vorrei partire però dalla sua non così scontata definizione. Con il termine quarta parete si intende quel muro invisibile che divide la realtà dalla finzione e consente allo spettatore di osservare una rappresentazione. Per comprendere meglio questo concetto basta pensare alla struttura di un teatro. Le pareti che compongono la scena sono 3, mentre la quarta è assente, invisibile e permette al pubblico di osservarla dall'esterno. Così, quando osserviamo lo spettacolo a teatro, vediamo la nostra serie TV preferita o andiamo al cinema, riusciamo a vivere un'esperienza del tutto immersiva e presto ci dimentichiamo che ciò che abbiamo davanti è solo finzione. Entra insomma in gioco un processo che viene definito suspension of disbelief, letteralmente sospensione dell'incredulità, che ci spinge a mettere da parte il nostro senso logico ed accettare ciò che stiamo vedendo come reale. La stessa cosa accade anche quando leggiamo un libro oppure quando giochiamo un videogioco. L'essere completamente immersi nella finzione e dimenticare di essere esterni alla scena che stiamo vivendo al fianco dei nostri personaggi preferiti è uno degli aspetti che tutti noi più amiamo di una rappresentazione, di un racconto o di un film. Ma cosa accade allora quando all'interno di un'opera avviene la rottura della quarta parete? La rottura della quarta parete è una tecnica con origini molto antiche nel teatro ed avviene quando il personaggio di una rappresentazione si riferisce all'improvviso direttamente al pubblico, oppure agisce o parla lasciando trasparire la sua consapevolezza di essere parte di un'opera di finzione. Non sono cattive, è che mi disegnano così. È nella maggior parte delle volte utilizzata con fini comici, per creare una situazione che entri in contrasto con l'immedesimazione che si era creata fino a quel momento e lasci il pubblico spiazzato. Questa tecnica è da tempo ormai molto diffusa e sicuramente tutti ne abbiamo assistito ad un esempio nel teatro, nella letteratura o nel cinema. Ma cosa fa uno quando si trova incastrato in una coda con un tipo del genere alle spalle? Ehi, un momento, È una ma cosa da non posso impazzire. dire le mie opinioni. Ah, certo, Questo è lo un può paese dire, ma libero. deve dire la voce alta. Nonostante l'effetto possa risultare molto caratteristico, l'autore deve prestare molta attenzione a come utilizzare questa tecnica, che può arrivare facilmente ad infastidire lo spettatore. Un osservatore in cerca di immedesimazione potrebbe infatti non apprezzare questo stratagemma, che sicuramente rompe il realismo della scena. Il dosaggio e l'integrazione di questa tecnica all'interno della narrazione sono sicuramente aspetti che la rendono più apprezzabile e in molti casi possono rendere l'opera alquanto interessante. La rottura della quarta parete è sicuramente uno degli elementi che il videogioco ha ereditato dal cinema e possiamo assistere oggi a diversi, seppur non numerosi, esempi di videogiochi che hanno voluto sperimentarla, alcuni riuscendoci egregiamente. Quando si parla della rottura del muro invisibile applicata in ambito videoludico, però, non si può di certo non nominare Hideo Kojima, il famoso game designer al quale dobbiamo la saga di Metal Gear Solid. Ciò che lo ha reso in un certo senso un precursore di questa tecnica è il fatto che l'ha impiegata per la prima volta già nel lontano 1987 e che durante i 30 anni della saga l'ha portata alla sua massima evoluzione. Sarà utilizzata ampiamente in tutti i capitoli, fino a renderla uno degli aspetti più distintivi di Metal Gear, che gli conferirà quell'atmosfera irreale ed unica che lo contraddistingue. Sono innumerevoli nella saga i momenti comici, ma non solo, nei quali i personaggi dimostreranno di essere consapevoli della finzione che li circonda, coinvolgendo il giocatore. Ecco alcuni degli esempi più famosi ed interessanti. Infinite ammo.
Metal Gear 2 Solid Snake, uscito nel 1990, è stracolmo di citazioni che possono essere riportate come esempio, soprattutto quelle legate ai personaggi del colonnello Campbell e di Master Miller, che non solo supporteranno Solid Snake nella sua missione, ma faranno da portavoce a Kojima per guidarci nella nostra esperienza videoludica. Anche nei più recenti capitoli, molto spesso il realismo sarà alternato a momenti del tutto paradossali, nei quali i personaggi scherzeranno e agiranno, prendendo improvvisamente consapevolezza della finzione intorno a loro. In Metal Gear Solid 3 vi sono diversi dialoghi che enfatizzano questo aspetto e che stridono decisamente con il tono che il gioco mantiene per la maggior parte del tempo. Ne è un esempio una conversazione codec con Sigint, ascoltabile solo nelle partite successive, che riguarda l'arma che otterremo dopo aver completato il gioco per la prima volta. Using the Patriot, huh? Where'd you get it? I said, where'd you get it? Sigint, don't get worked up over details. What? And it never runs out of ammo? Never. Why is that? Because the internal feed mechanism is shaped like an infinity symbol. Ah, I get it. Yep, that'll give you unlimited ammo. Fra gli esempi più famosi è impossibile non citare quello presente sempre in Snake Eater, che riguarda il noto Time Paradox. Il gioco infatti ci impedirà di uccidere il giovane Ocelot, causandoci un game over nel momento della sua morte a causa dello stravolgimento della timeline che avremmo provocato nei titoli ambientati successivamente al 1964. Snake, what have you done? You changed the future. You've created a time paradox. Un altro tra i casi più evidenti lo troveremo in Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, quando Otacon ci chiamerà via codec per ricordarci i progressi in ambito tecnologico raggiunti negli anni trascorsi tra questo titolo e il primo Metal Gear Solid. Hold it, Snake. Time to change the disc. I know, it's a pain. But you need to swap disc 1 for disc 2. Huh? Oh, wait. We're on PlayStation 3. It's a Blu-ray disc. Dual layered, too. No need to swap. Yeah, what an age we live in, huh, Snake? Wonder what they'll think of next. Infine, nella scena della sala medica, Ocelot ci spiegherà come funzionerà la schermata di continua e ci intimerà di non usare stratagemmi per riuscire a superare la sua tortura. Quando l'energia vitale scende a zero, la partita finisce. Non ci sono crediti per continuare, amico. E non provare nemmeno con l'autofaia. Me ne accorgerei. Questi esempi sono senza dubbio quelli più lampanti e scanzonati della saga, perché riguardano tutti la rottura della quarta parete nella sua più classica espressione. Chiunque conosca la saga sa però che questo utilizzo della tecnica non è altro che la punta dell'iceberg di ciò che Kojima arriverà a creare. In molti casi assisteremo nei vari capitoli ad un suo impiego con fini ben diversi dal divertire. In Metal Gear Solid, infatti, la rottura del muro invisibile non si limiterà solo a sorprendere o a stupire il giocatore, ma arriverà a coinvolgerlo. Il medium videoludico possiede infatti una grandissima potenzialità nell'uso dello stratagemma della quarta parete. Essendo il suo pubblico non un semplice spettatore passivo, ma un attivo artefice delle azioni che avvengono nel gioco, la quarta parete può essere fatta traslare, arrivando ad includerlo nella scena. In alcuni casi ci verrà infatti chiesto di interagire con il gioco attraverso azioni che dovremo compiere nella realtà. Non solo il muro invisibile si romperà, quindi, ma il giocatore stesso lo attraverserà per poter portare a termine determinate sezioni di gioco. Ne è un esempio l'ormai straconosciuto scherzo della frequenza codec di Meryl in Metal Gear Solid 1. Ad un certo punto del titolo, il colonnello chiederà a Snake di contattare la ragazza e gli rivelerà che la sua frequenza codec è riportata sul retro della confezione del CD. Dopo un'accurata ricerca, i videogiocatori si renderanno conto che il CD del quale Campbell stava parlando non era altro che il disco stesso di Metal Gear Solid. Ciò che ha reso la saga rappresentativa di questa tecnica è però senza dubbio l'ispirata boss fight contro Psycho Mantis, l'inquietante personaggio in grado non solo di leggere la memoria della nostra console e sapere quali altri titoli abbiamo installato su di essa, ma anche di farci vibrare il controller ed oscurarci lo schermo per dimostrarci le sue capacità di lettura della mente. La boss fight poteva essere superata solo cambiando porta del controller della PlayStation, annullando così le capacità psichiche di Mantis.
Nonostante il trucco sia semplice ed ormai conosciuto dai più, l'idea stilistica che sta dietro al personaggio e alla sua sconfitta rimane qualcosa di straordinario ed insuperato. L'uso così interattivo della tecnica e il mescolare continuamente realtà e finzione ha provocato la creazione di uno stile completamente unico e di una vera e propria innovazione dell'interazione con il medium. Lo stesso videogioco tenterà più volte di prendere in giro o scherzare con noi videogiocatori. Infatti, se ci suggerirà di compiere azioni che ci porteranno al successo, allo stesso modo molte volte tenterà di portarci al fallimento. Chi ha giocato Metal Gear Solid 2, famoso proprio per questo aspetto, sa a cosa mi riferisco. In una famosa scena nelle fasi finali del gioco, l'intelligenza artificiale GW, parzialmente danneggiata, cercherà di scoraggiare Raiden ed il giocatore nel compimento della loro missione. In un famoso dialogo, l'IA, con le sembianze del colonnello Campbell, tenterà di persuaderci a spegnere la nostra PlayStation, provando ad indurci, anche grazie all'inserimento casuale di schermate di game over, ad abbandonare il gioco. Raiden, turn the game console off right now. What did you say? The mission is a failure. Cut the power right now. What's wrong with you? Don't worry, it's a game. It's a game just like usual. You'll ruin your eyes playing so close to the TV. What are you talking about? La scena ha turbato innumerevoli giocatori, ma in pochi sanno che nel primo titolo della saga, uscito nel 1987, era già presente un'idea molto simile. Nelle ultime fasi del gioco, infatti, quando il protagonista Solid Snake sarà sempre più vicino a raggiungere Big Boss e a sconfiggerlo, riceverà una chiamata codec dal suo avversario. Quest'ultimo, in un estremo tentativo, si rivolgerà al giocatore, intimandogli di spegnere il sistema MSX. Un videogiocatore, quando affronta un titolo Metal Gear, deve scontrarsi quindi continuamente con questi stratagemmi, che disseminati per tutti i capitoli, creano effetti contraddittori. Molto spesso, infatti, nei titoli nei quali la tecnica è applicata più pesantemente, in molti si sono ritrovati spiazzati e non hanno apprezzato il risultato finale. In particolar modo, Metal Gear Solid 2 è il capitolo nel quale lo sfruttamento della rottura della quarta parete ha una funzione più considerevole e spesso il titolo meno amato dell'intera saga. Cosa rende però Metal Gear Solid 2 un titolo così peculiare? La particolarità di Sons of Liberty è sicuramente il fatto che l'applicazione di questa tecnica non si limita ai molteplici esempi prima elencati, ma trova un suo spazio all'interno della trama. Invece di essere un semplice elemento che all'improvviso compare e spezza la narrazione, ne diventa una componente fondamentale che si estende dal suo inizio fino alla conclusione e che ne costituisce il fulcro. Il titolo, uscito nel 2011, prevede infatti una costante interazione tra realtà e finzione, in un ambiente che riesce a mescolarli perfettamente. La trama stessa prevede infatti la presenza massiccia di questa componente e Raiden si rivelerà essere il protagonista perfetto per realizzare ciò che Kojima aveva in mente. I giocatori di Giovane Soldato condividono infatti molto più di quanto non possa inizialmente sembrare. Jack inizia la sua missione sul Big Shell dopo essersi allenato per anni in VR, sperimentando attraverso Snake la missione di Shadow Moses. Vi è quindi un profondo legame tra Raiden, giocatore di VR, e noi videogiocatori. Sons of Liberty vuole infatti enfatizzare quanto mondo reale e finzione siano in realtà concetti relativi e che la linea che li separa sia molto sottile. Durante il titolo diverrà sempre più chiaro quanto il gioco stesso miri a valorizzare ed esprimere la visione che Kojima ha nei confronti della quarta parete e dello stesso medium videoludico. Le avventure che viviamo nei videogiochi non sono reali, ma il giocatore farà tesoro delle esperienze e degli insegnamenti che ne ha tratto, facendole diventare una parte di lui. Inoltre viene del tutto stravolta in questo titolo, in maniera molto elegante, la dipendenza del personaggio dal videogiocatore, in particolare nella famosa scena nella quale Raiden getta via le piastrine con il nome che noi abbiamo inserito a inizio gioco, rinnegando la sua natura di avatar. Ovviamente si potrebbe discutere a lungo delle infinite sfaccettature che questo titolo offre in merito all'interazione tra gioco e giocatore, aspetto che approfondirò in un apposito video. Un ultimo esempio che vale la pena citare è sicuramente quello racchiuso nel titolo Metal Gear Solid V The Phantom Pain ed in particolare nel discorso finale di Big Boss a Venom Snake. I'm Big Boss, and you are too. No, he's the two of us together. L'evento di interazione tra personaggio e videogiocatore è molto evidente qui e ha una funzionalità ancora diversa.
Invece che dividere parte effettivamente della trama, attua una sorta di esaltazione del videogiocatore. Quest'ultimo, dopo 30 anni, sentirà Snake, l'eroe della sua infanzia, rivolgersi a lui ringraziandolo per averlo accompagnato attraverso la sua avventura. Ok ragazzi, questo era tutto, io spero che il video vi sia piaciuto, spero di non aver dimenticato nessun esempio particolarmente importante. Mi piacerebbe sapere qual è stato il momento che più vi è piaciuto in assoluto in cui Kojima ha rotto la quarta parete in Metal Gear Solid, e mi piacerebbe anche sapere quali altri titoli avete giocato che hanno appunto attuato questa tecnica al loro interno. Io vi ricordo di iscrivervi al canale per seguire le mie pubblicazioni e di seguirci anche sulla pagina Kojima Production Reborn, che è una pagina Facebook che gestisco io insieme ad altri ragazzi bravissimi e molto appassionati, in cui stiamo seguendo, oltre alla saga di Metal Gear Solid, anche da vicino l'uscita di Death Stranding. Noi ci vediamo nel prossimo video, come al solito grazie a tutti e ciao!